Buongiorno a tutti voi che mi state guardando. Desidero informarvi sulle motivazioni per cui ho pensato di creare questo sito. Dopo anni e anni di interessi personali che mi hanno portato a cercare ciò che sono e perché esisto, quindi domande molto importanti, domande esistenziali che tutti noi dovremmo porci, ma purtroppo la vita è quella che è per molti. Quindi dicevo, lo scopo di questo sito è quello di portare la mente dall'oscurità in cui si trova alla luce, per quanto mi è possibile ovviamente, nelle mie modeste e umili disponibilità. Esiste in me, tra le tante massime, una che dice: quello che ricevi dai. Offri agli altri quello che hai ricevuto. Un pensiero che, leggendo il Buddha, mi colpì molto tempo fa, leggendo i suoi discorsi, è stato quello che affermava che credere in una dottrina, quindi la parola credere è già di per sé fuorviante, diverso dalla fede. Comunque, credere in una dottrina significa perdere la libertà. Significa diventare dogmatici, significa pensare in una mente che è portata all'interno e legata ai principi di quella dottrina, che poi si ritiene giusta e le altre tutte quante, se non eretiche, comunque non nella verità. Da queste ristrettezze di vedute, inevitabilmente, e la storia lo conferma, non ve lo sto dicendo io come una novità, nascono continue dispute e conflitti, se non guerre. Le guerre di religione, poi sappiamo, sono le peggiori. E questo da quando esistono le religioni, da quando esiste un concetto di socialità. E questo porta via e sottrae invece tempo prezioso alla ricerca della verità, perché la natura la presenta la verità, ma basta saperla cogliere. Ho compreso che la ricerca della verità, attenti perché questo è molto importante, almeno per me, va di pari passo con l'evoluzione della coscienza. Quando diciamo che un uomo non ha coscienza, in realtà è perché è lontano dalla verità. Verità e coscienza sono sullo stesso piano. E la società, o meglio il potere che gestisce la società, se ne guarda bene di far emergere la verità, perché vorrebbe dire far emergere la coscienza. E sa che per controllare la mente non deve essere cosciente, e per non essere cosciente non deve pervenire alla verità. Quindi è un mondo di menzogne, come già lo diceva ben 2000 anni fa un grande maestro dello spirito, che diceva: il Signore di questo mondo. Figuriamoci, dopo 2000 anni, questo Signore è diventato molto più potente perché ha gli strumenti per esserlo. Quindi un dato assiomatico, direi, è che non vi potrà mai essere evoluzione della coscienza se non c'è la verità.
E l'evoluzione della coscienza dovrebbe essere prioritaria nel momento in cui la mente ha sviluppato delle tecnologie che non è in grado di gestire in quanto priva di coscienza. Questo è il grande pericolo che vive l'umanità oggi. È come un bambino che ha delle armi potentissime di distruzione di massa. Non avendo coscienza non dà importanza a quello che sta facendo. Potrei citarvi comunque tantissimi maestri, ma non è questo il momento, non sono queste le circostanze più adatte. Vi saranno durante le mie riflessioni che andrò mettendo. Quello che volevo appunto dire concludendo è che queste mie riflessioni dovrebbero cercare di stimolare nella mente di chi ascolta e di chi legge questa sete di ricerca di verità, come diceva Giovanni nel suo prologo del Vangelo esoterico, e la verità vi farà liberi. Pochissime persone hanno capito questo, lo hanno capito nei circoli esoterici, ma si sono ben tenuti a guardare di non pubblicarlo al mondo, anche perché ci sarebbe stata poi una reazione non sempre positiva. Però questo è il momento. Non possiamo tergiversare, non possiamo ritardare. Siamo prossimi a un'ecatombe se l'uomo che gestisce il potere non ha una coscienza. E per averla, e lo vediamo dalle elezioni democratiche, per averla deve partire dalla base questa voglia e questa sete di verità e di maggior coscienza. Auguro a tutti voi che seguirete queste riflessioni che quanto vado dicendo possa trovare radice in voi. Auguri.